Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre 2025. Ok, abbiamo la carta della temperanza, amici del cancro. Di solito è una carta molto positiva perché parla di un periodo di guarigione, di riequilibrio. È una carta, diciamo che parla anche di apertura, di fluire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, c'è il link. E sempre nella descrizione, ragazzi, potete trovare il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi, l'altro è un corso base di metafisica sui chakra, ognuno dei due ha la propria playlist e sempre nella descrizione c'è anche il video di presentazione del nuovo corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che partirà a gennaio 2025. Voi comunque date sempre un occhio, insomma, alla descrizione perché io lì inserisco le novità, le promozioni, poi per ogni informazione aggiuntiva mi contattate via mail. Questo è uno di 4 oroscopi che pubblicherò per il primo semestre del 2025, uno generale che è già uscito, questo sulla crescita spirituale, poi ce ne sarà uno sull'amore e gli affetti e un ultimo sul lavoro e l'economia, quindi se non li volete perdere rimanete sintonizzati. Allora ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per la vostra evoluzione. Partiamo da un carro, cavaliere di spade, fante di coppe, sacerdotessa, abbiamo un 9 di coppe, 4 di coppe e 2 di spade. Potrebbe essere qualche cosa che ha a che vedere con la vostra capacità di scelta, diciamo tutto quello che è il movimento energetico del prossimo periodo. Partiamo da questo carro. Il carro indica sia un movimento, sia a livello di movimenti fisici, ma anche movimenti di idee, movimenti di intenzioni, cambi anche di idee, cioè prima percorrevo una strada e adesso cambio e ne percorro un'altra. Andiamo a vederlo un attimo il carro. Abbiamo il Papa e l'Imperatore. Oh wow! Due carte di potere maschile. Voglio andare a vedere anche il Cavaliere di Spade. L'Eremita e il 5 di bastoni. Allora, ho la sensazione che ci siano come dei dogmi familiari da dover elaborare su chi dobbiate diventare o su quello che dobbiate ottenere per essere valutati. Ora, il carro, come vi dicevo, è anche una carta di spostamento. Qui ci potrebbe essere un cambio di ideali o anche un cambio contrattuale delle regole, perché sono due carte che mi parlano di contratti. Nello specifico, il Papa parla di contratti di matrimonio piuttosto che di ufficializzazioni, mentre l'Imperatore parla di qualche cosa che è stabile.
concreto, anche molto abbondante direi. Però, vedendo poi questo cavaliere di spade al contrario, ho come la sensazione che vi manchi un po' di determinazione per diventare i maestri di voi stessi o i maestri degli altri. Tenete presente che avete la temperanza, quindi è come se nel prossimo periodo voi guariste qualche lato di voi o della vostra vita e poi poteste trasformarvi in insegnanti, nel senso che aiutate gli altri a uscire da problemi simili a quelli che avete avuto voi. Credo che questi dogmi familiari siano presenti all'interno di voi, può anche essere all'esterno, nel senso che magari ci sono proprio componenti della famiglia che vi danno contro per il tipo di evoluzione o di percorso che volete affrontare, ma qui con l'eremita dovete semplicemente cercare la vostra verità. Potrebbe esserci una mancanza di determinazione dovuta un po' a questi appunto conflitti interni e esterni. Andiamo a vedere il fante di coppe. Qui è come se vi dicessero di essere concreti, perché effettivamente avete anche un 9 di coppe, che è una carta di forte appagamento. Dieci di spade e 3 di spade. Ho come la sensazione che vi dicano di cercare questa concretezza perché probabilmente con questo fante di coppe avete come la tendenza, in modo genuino, però a romanticizzare un po' tutto. Invece qui è come se vi dicessero prendete delle vie, prendete delle strade ufficiali, delle strade concrete che vi possono portare effettivamente a un'abbondanza. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Ho come l'idea che qualcuno potrebbe iniziare a studiare finanza. Allora abbiamo un re di pentacoli e un fante di spade. Il consiglio probabilmente qui è di guardare nel lungo periodo, perché con la sacerdotessa riuscite a vedere oltre le cose. È come se, ok, magari adesso è un esempio, magari adesso non guadagno tanto con questa nuova attività, però in un futuro quanto potrei arrivare a guadagnare? Dove e come posso investire per arrivare a guadagnare quella roba lì? Il guadagno sì, può essere materiale, cioè monetario, perché comunque qui ho tanta concretezza, però può anche essere visto come una forza di carattere. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Appeso e 9 di spade. Ehm, un altro consiglio che vi possono dare è di, diciamo, ringraziare per quello che avete, godervi quello che avete, i risultati che avete già ottenuto, di dargli come un valore, di vedere le cose da un altro punto di vista, perché ho come la sensazione che potreste preoccuparvi con questo 9 di spade per cose che in realtà ehm, non c'è da preoccuparsi. Andiamo a vedere il 4. Abbiamo una regina di spade, 5 di spade e 9 di bastoni. E andrei a vedere anche il 2 di spade. Sapete cosa? Qui ci sono due carte di forte potere maschile. Qui ho la papessa, che è la controparte del papa. Adesso io non ho un'imperatrice, però è uscita la regina di spade, che è un po' la donna manager. Molto ha a che fare, diciamo, con la determinazione che avrete per raggiungere i risultati che volete.
Qui c'è un 2 di spade alla fine, che di solito è una carta che indica un bivio, una scelta, ed è la stessa, diciamo, definizione del carro. Andiamo a vederlo. Ho come l'idea che qualcuno potrebbe cercare di raggiungere successo, ma avendo questa genuinità, ingenuità, poca esperienza magari, o poca determinazione più che esperienza, perché l'esperienza sì ce l'avete, potrebbe essere utile fare come corsi aggiuntivi, imparare trucchi o copiare letteralmente dai vostri concorrenti per riuscire a trovare qualche cosa di più affine a voi. Le regole le fate voi. Avete anche un 9 di bastoni, potrebbe essere utile schermarsi nei confronti di pensieri di altri, pettegolezzi, perché il 5 di spade molte volte parla anche dei pettegolezzi. Ci potrebbero essere come delle malelingue o semplicemente come delle lotte egoiche. Per il 2 di spade sono usciti il fante di bastoni e la regina di denari. Re e regina di denari. Ho proprio l'idea che sarete portati a cercare la concretezza, a guarire, potrebbe essere il vostro lato economico o il vostro modo di vedere come siete nell'abbondanza, perché in realtà ci siete, ma ho come la sensazione che potreste preoccuparvi di cose per cui è prematuro preoccuparsi. Qui devo dire che potrebbe arrivare come un taglio, mi viene da dire una delusione, ragazzi, eh. Datemi una carta per il 3 di spade. Ma una delusione che sono convinta che è dovuta solo al fatto che voi siete talmente tanto empatici, talmente tanto aperti. Cavaliere di spade. C'è qualcosa con la fretta, con il tempismo, arrivare nel momento giusto, al posto giusto. Però, secondo me, questo tipo di movimento vi serve proprio per dire, ok, qui sono carente, mi manca questa cosa qua, ho bisogno di imparare, ho bisogno di rinforzare il mio punto debole. Vi dico, c'è comunque un 9 di coppe, qui si tratta di vedere il bicchiere mezzo pieno, mettiamola così. Nonostante questo cambio di regole, nonostante io questo gruppo di carte, ma poi scrivetemelo nei commenti, ho come la sensazione che siano delle regole che voi avete acquisito durante l'infanzia, durante, non lo so, potrebbe anche essere che arrivi dal lignaggio familiare completo, o per quello che riguarda il potere dell'uomo, della figura maschile, e quindi qui c'è da esaltare un po' il potere femminile, mettere in equilibrio i due lati della medaglia. Ehm, Oppure sono proprio regole che sono state imposte e che qui c'è bisogno di rimescolare. Voi dovete creare la vostra abbondanza. Diciamo che per qualcuno ci potrebbe essere come l'esigenza di doversi spostare dalla famiglia e può essere impegnativo il fatto di doversi occupare magari della famiglia da lontano e del lavoro, se fosse per esempio per questioni di lavoro. Devo dire che avete sia il 5 di spade che il 5 di bastoni. Sarà un periodo ballerino, nel senso che non sarà proprio così tranquillo, calmo e pacato, però nel senso che è dinamico, non è che ci siano carte super brutte, ok? È più un imparare a fare di testa vostra, lasciare indietro le regole che avete acquisito, crearne di vostri più in linea con voi stessi, diciamo godere dei risultati che avete già ottenuto e rinforzare quelli che potrebbero essere i vostri punti deboli attraverso lo studio, attraverso la conoscenza,
attraverso una guida. Qui avete Papa e Papessa, potete scegliere voi. Mm. Il Papa è il maestro spirituale, mentre la sacerdotessa è la veggente, si può dire. Ok, andiamo a vedere una di queste carte che sono delle potenziali credenze limitanti che potreste avere programmate nel vostro subconscio. Quindi non è quello che pensate a livello conscio, ma i programmi che lavorano all'interno di voi. Perché credo che una sconfitta sia inaccettabile. Oh, che interessante. Qui potrebbe esserci qualcuno che si identifica con il risultato. Sapete che è l'ego che si identifica con il risultato e quando non riusciamo a ottenere quel risultato, l'ego ci fa sentire dei falliti. Però noi in realtà non siamo solo quella roba lì, quel risultato lì, siamo tanto altro. Avete già ottenuto un sacco di cose, guardate il bicchiere mezzo pieno, fatevi complimenti per tutti gli sforzi che avete fatto, i risultati e gli obiettivi che avete ottenuto. Quello è molto importante, il dialogo interno, il parlarsi bene. Ok, andiamo a vedere ancora un paio di questi oracoli. 1, 2, vediamo quanti ne escono. 1. Benedetti. Carta numero 22. Questa carta vi ricorda che siete benedetti nel vostro percorso di vita e in questo mazzo non si vede bene, però diciamo che c'è un uccello che lo rappresenta. Di solito la temperanza è rappresentata con le ali di un angelo, come se stesse a rappresentare il fatto che c'è una guida divina, un qualcuno insomma che vi sta mettendo una mano sulla testa da lassù, che vi sta proteggendo. Bellissima carta, amici del cancro. Andiamo ancora a vedere un oracolo dei semistellari. Spirito libero. Essere uno spirito libero è fluttuare senza muri, volare senza giudizio e amare senza condizioni. Bellissima carta. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, che abbiate potuto trovare qualche messaggio da portarvi a casa. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonati tratto temi di metafisica, di esoterismo, insomma ho preso tutto quello che ho studiato io e ve lo metto a disposizione lì. I titoli dei video comunque si vedono, quindi se voi entrate nelle playlist con le copertine lilla vi potete dare un'occhiata e vi renderete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo non mi resta che ringraziarvi per essere stati qui con me fino ad adesso. Vi auguro un 2025 splendido che possa iniziare pieno di gioia e armonia. Vi mando un forte forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!